Gestisco una galleria a Venezia che si chiama A+A, dove ho avuto modo di conoscere Chiara Artico dell'associazione Io Deposito, che mi ha proposto di collaborare con lei. Nel momento in cui mi ha parlato della Prima Guerra Mondiale ho cominciato a riflettere sul significato che questo evento devastante ha avuto sulla collettività, sulle nostre coscienze e anche a livello individuale che poteva avere su di me. Ho chiesto ad alcuni artisti di portare i loro lavori. Le foto d'epoca parlano in un modo e le opere d'arte contemporanea parlano in un modo completamente diverso e fanno capire quello che effettivamente è successo in questi 100 anni. Ho portato questa serie che sto portando avanti da un bel po' di anni adesso, è una serie aperta, la chiamo io, perché diciamo che c'è questo modulo di diametro 30 cm, un tondo, nel quale io dipingo, sopra il quale io dipingo con questa matericità mia. L'uomo ha bisogno di autorigenerarsi, si plasma, si definisce, si ristruttura e allora ha bisogno nel tempo, anche nei peggiori dei mali, come può essere una prima guerra mondiale, no? Ha bisogno di una specie di rinascita, di rimettersi in discussione, appunto da una tabula rasa, ridefinire se stesso. Questa riflessione nasce attraverso un'indagine di un'attività secolare come appunto l'allevamento di bestiame. Il mio lavoro si lega con questa mostra perché il materiale usato ha una capacità di svelare degli scenari che sono al tempo stesso tecnici e tragici, secondo me. C'è questa ricerca dell'estetica e della tecnica con cui vengono costruiti gli aerei contemporanei. E allo stesso tempo il materiale con cui sono stati costruiti fa parte di una ricerca che parte da lontano, ma che in questa mostra, diciamo, si lega molto bene per gli scenari che rivela. Tutti questi diagrammi di costruzione rivelano allo stesso modo la struttura sempre di uno strumento bellico. Il pubblico che ci aspettiamo spero sia molto vario. Sarebbe la perfezione avere sia le istituzioni che i giovani che i genitori, l'età dei genitori, sia nonni, qualsiasi fascia d'età. Al di là dei cavilli politico-sociali che esistono, ogni guerra e ogni battaglia è una guerra con se stessi. Ognuno si crea le proprie trincee, potrebbero essere rose e invece potrebbero anche essere spine. L'artista è come un cecchino, prende, ingrandisce un particolare e lo mira. In questo caso il particolare è della guerra, nelle trincee che si mette l'artista stesso anche quando lavora, ma ogni persona. Sono fotografie di test nucleari in Nevada, dove praticamente il fungo atomico l'ho ricostruito utilizzando parti di corpi estrapolati da riviste vintage di culturismo americano.